Buonasera a tutti, possiamo iniziare la conferenza stampa. Assogna, Sky Sport. Leggevo un'intervista di Antonio Conte alla Gazzetta che parlava delle sue prime settimane al Tottenham. Le riporto questa frase: qui c'è tutto per lavorare al meglio, ma c'è anche tanto da fare, dice Conte. Bisogna avere pazienza e dovrò essere io bravo a trovarla la pazienza. Mi sembra un po' di ritrovare la situazione della Roma, e se lei ce l'ha questa pazienza, soprattutto Mourinho, dopo le parole che ci ha detto Tiago Pinto in settimana, l'abbiamo incontrato, ha detto siamo ambiziosi ma non faremo un instant team. Prossima domanda. Buongiorno. Ciao. Io volevo chiederle di Shevchenko, domani lei lo ritrova, quando eravate al Chelsea sembravate, almeno pubblicamente, non avere un bel rapporto, invece poi lei nella sua autobiografia ha usato parole bellissime per lui, quindi volevo chiederle un ricordo di quando eravate allenatore e giocatore e poi se ha seguito la sua carriera da allenatore, insomma domani lo ritroverà, lo saluterà, che ne pensa di lui e della sua carriera? Grazie. È una domanda un poco strana perché doveva essere facile per te decidere se pensi che tutto quello che qualcuno ha detto è vero o se la verità è che abbiamo un buon rapporto, che come... No, glielo chiedevo perché alcune dichiarazioni erano state anche pubbliche, sia di Shevchenko che sue, insomma, per quello avevo preso solo dichiarazioni ufficiali, ecco, tutto qua. Non hai niente di più interessante per chiedere? No, mi interessava questo. Che ti interessa? No, quali sono i vostri rapporti adesso e se ha seguito la sua carriera da allenatore e un ricordo di quando lei era allenatore e lui giocatore, tutto qua. Nessuna polemica, mister. Se io ricordo? No, un ricordo, magari se c'è un episodio particolare, anche bello, qualcosa che le fa piacere ricordare dei tempi del Chelsea, veramente nessuna polemica, solo questo. Il primo ricordo che ho è la prima volta che l'ho visto giocare. Io facevo analista per Barcellona, è una partita di Champions. La prima partita è stata nel nostro girone, è stata PSV Eindhoven contro Dinamo Kiev e è stata la prima volta che l'ho visto giocare. Dopo la storia l'ha fatto lui. E c'è poco da dire quando tu diventa pallone d'oro, quando tu diventa vincitore di Champions e di tanti titoli, sei tu proprio che fai la tua storia. È una storia fantastica di un giocatore fantastico e come allenatore adesso la sua prima esperienza come allenatore di club, però ha fatto molto molto bene come allenatore di Ucraina. Secondo me ha dimostrato chiaramente avere un'idea, una filosofia, una leadership, magari una leadership tranquilla, silenziosa, perché questo è il suo profilo come persona. E spero mi piacerebbe che gli possa capitare a lui lo che mi ha capitato a me. La prima partita ufficiale come allenatore ho perso e dopo ho vinto tanto e come le voglio bene, per non dire benissimo, quello che auguro è che perde la prima, però che dopo ha tanto successo e gioia nella sua carriera da allenatore. Maida, Corriere dello Sport. Buonasera. Oggi è arrivata la mazzata dei 2 casi di positività nella squadra. Ecco, questo immagino la obblighi a rivedere un po' i piani della partita che avevate preparato, soprattutto per Cristante.
Ecco, le vorrei chiedere se in questa chiave Lorenzo Pellegrini, che mi risulta essere stato recuperato, più o meno essere pronto, disponibile a giocare, può avere un ruolo diverso rispetto al solito e giocare magari più in mezzo al campo per facilitare l'uscita del pallone. Grazie. No, il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana e che voi con le vostre fonti avete capito e seguito è lavoro che va alla spazzatura. Il lavoro che abbiamo fatto e che voi avete seguito va alla spazzatura, non c'è nessuno dubbio. Quello che abbiamo provato, quello che abbiamo allenato, dinamica difensiva, dinamica offensiva, ovviamente che lo abbiamo perso nel momento che abbiamo perso un giocatore importante come Cristante, con tanti altri problemi che abbiamo noi in questo momento. Per esempio 3 terzini sinistri tutti fuori. È ovvio che dobbiamo trovare delle soluzioni, e in questo momento che dobbiamo trovare soluzioni, che c'è gente che deve fare fra virgolette il sacrificio di giocare magari in posizioni che non è la sua, si deve adattare, dobbiamo trovare un puzzle che ci permette di giocare bene, di fare una buona partita, di cercare di prendere i punti, portare i punti con noi, però è vero che in questo momento è un momento di difficoltà per noi. Questo è un tipo di domanda che io diceva a loro prima di entrare qui. Io penso che questa è una buona opportunità di capire qual di voi è il più bravo, perché c'è solo una persona che sa chi gioca domani, come giochiamo domani, che sono io. I miei assistenti non lo sanno, i giocatori non lo sanno, ognuno qui a Trigore non lo sa, i procuratori non lo sanno. È una buona opportunità per voi, perché in questo momento le vostre fonti non hanno acqua, sono secchi. Sarebbe divertente da vostra parte di cercare invece di farmi la domanda che tu mi fai, magari sarebbe interessante da vostra parte, perché è veramente strano, però tutto è successo così veloce questa mattina e tutto quello. Ovviamente oggi non abbiamo fatto allenamento in referenza alla partita, anch'io avevo bisogno di cercare di prendere una decisione. Penso che sarà divertente per voi di pensare come giochiamo noi e che i giocatori iniziano la partita. Zotti, il tempo. Buonasera. Ciao. A Venezia eravate, diciamo, in emergenza e ha adottato la difesa a 3, quindi ipotizzo che possa adottarla anche domani. In quest'ottica le chiedo, visto appunto l'imprevisto Cristante, Zaniolo come può essere schierato con questo nuovo assetto e come l'ha visto durante la settimana? Cristante, Zaniolo, Cristante, non capisco molto bene la connessione. Non vedo Zaniolo a giocare come 6. In caso di che quando Cristante gioca a difensore centrale, perché è stata un'opzione per noi in difesa 4 contro Bodo Glimt, in difesa 3 in secondo tempo contro Venezia. Non mi sembra che Nico può giocare anche di difensore centrale e per questa ragione non... Le chiedevo in che ruolo poteva giocare con la difesa, con il modulo a 3 Zaniolo. Ho ipotizzato che lei adottasse di nuovo la difesa a 3 vista l'emergenza derivata anche dall'assenza di Cristante. Questa era la domanda. Però io non ti dico se giochiamo a 3 o se giochiamo a 4, sei tu che stai ipotizzando. Sei tu che stai ipotizzando, io non ti ho detto mai se giochiamo a 3, se giochiamo a 4. Le vostre fonti hanno detto a voi
che questa settimana in 2 dei 3 giorni abbiamo fatto lavoro con difesa 3. Questo è vero, e voi lo sapete, però in questo momento non ti dico se giochiamo a 3, se giochiamo a 4, ti dico che Nico ovviamente non è un giocatore che ha influenza in questa situazione dopo l'assenza di Brian, e le posizioni dove Nico può giocare, tutti sanno quali sono le posizioni che Nico può giocare. Lo Monaco, il romanista. Eccomi, sono qua, da quest'altra parte. Ah, scusa. No, niente, ci mancherebbe. Devo dire che avevo delle idee, delle domande, ma me le ha confuse completamente, quindi sono un po' in difficoltà in questo senso, ma semplicemente non perché mi interessa in particolare sapere le sue mosse e né svelarle, ma semplicemente perché ipotizzando, no, una formazione e una partita domani è bello immaginare che ci sia uno schieramento tattico. Dall'altra parte il Genoa c'è una squadra con un nuovo allenatore, è la seconda volta che le capita di affrontare un nuovo allenatore, quindi non avendo, diciamo così, neanche da studiare troppo la squadra avversaria, quindi una partita domani con tanti punti interrogativi. Può essere questa forse la difficoltà maggiore, nel senso che c'ha molti punti interrogativi sulla sua squadra, molti interrogativi sulla squadra avversaria, è quasi una partita da giocare al buio domani. Non dico a buio, però dico con qualche difficoltà. Anche loro hanno sicuramente qualche difficoltà perché non sanno come giochiamo noi, non sanno con che giocatori giochiamo noi. Però la difficoltà maggiore per noi due, io e Shevchenko, è che ci sono dei giocatori importanti che non sono a disposizione. Questo per me è la più grande difficoltà. Giocare contro una squadra che gioca prima volta con un allenatore ovviamente che ha più punti interrogativi, però come diceva Shevchenko in conferenza stampa, non sarà tanto la sua idea di gioco, sarà un poco più i giocatori che ha a disposizione cercare di fare un risultato, perché ovviamente giocano per un risultato. E nel nostro caso ovviamente che è molto difficile seguire una linea di orientazione, perché in questo momento siamo in difficoltà, non c'è un unico terzino sinistro di formazione, Spinazzola, Vigna, Calafiore, anche in difensore centrale siamo in difficoltà, Cristante che non gioca, è sempre per noi un'opzione in centrocampo e un'opzione come centrale in difesa 4, difesa 3, difficile, però alla fine sarà Genoa-Roma, Genoa ha bisogno di punti, noi abbiamo bisogno di punti, e come quasi sempre è una partita dove giochiamo noi, sarà una partita come minimo divertente, come minimo con emozione, con voglia di giocare bene, con voglia di vincere. E di solito praticamente tutta questa stagione le nostre partite sono state partite divertenti, a parte della partita di Bodo che è solo stata divertente per loro. Facciamo l'ultima, Oricchio, TRS. È l'ultima? Ultima. Buon pomeriggio mister. Ciao a voi. Domani la Roma troverà a Genova un ambiente piuttosto caldo, c'è grande entusiasmo per il ritorno, diciamo, l'arrivo di Shevchenko. Le volevo chiedere se è un tipo di partita che secondo lei va giocata fin dai primi minuti con grande aggressività per spegnere certezze e l'entusiasmo agli avversari, o se servirà più pazienza nell'arco dei 90 minuti. Grazie. Io capisco quello che tu dici, sicuramente non solamente i giocatori, il circolo più vicino a Shevchenko, però anche ovviamente lo stadio, i tifosi. Penso che questa settimana qualcosa, nuova proprietà o nuovo presidente, qualcosa che ha un'influenza subito di speranza e di motivazione per tutti. Sicuramente sarà un ambiente difficile, però stadio bellissimo veramente, ambiente difficile è quello che vogliamo noi. Secondo me per noi avremo sempre
tanti tifosi nostri, non lo so, 1000, 2000 che sempre stanno in partite fuori casa, anche a questo livello penso che è una motivazione per noi. E qualche volta le difficoltà fanno con che la gente è più concentrata, è più unita, non voglio dire aggressività dal primo minuto, voglio dire voglia di vincere dal primo minuto, e come dico sempre, possiamo non vincere, e questo è capitato già tante volte questa stagione, però entrare in campo con un'altra idea che non sia la idea di vincere la partita, neanche in questo momento di grande difficoltà, neanche in questo momento noi cambiamo questa idea. Grazie. Grazie a voi. Tutta sorpresa.